Burano, una piccola isola della laguna di Venezia, famosa per le sue case coloratissime e per la storica tradizione del merletto. Un luogo dall'atmosfera incantata, dove sembra quasi di vivere in un dipinto. Storia e origini. Burano ha radici antiche. Secondo la tradizione, gli abitanti di Altino, in fuga dalle invasioni barbariche, si rifugiarono in diverse isole della laguna, dando vita a piccoli villaggi di pescatori. Proprio da uno di questi nuclei nacque Burano, il cui nome potrebbe derivare da Boreana, una località un tempo esistente nel territorio di Altino. La storia di Burano è quindi legata a quella di Venezia e dell'intera laguna, un intreccio di terra e acqua dove la vita quotidiana era, e in parte è ancora, scandita dalla pesca, dal lavoro artigianale e dal contatto con la natura. Le case colorate. Uno dei motivi principali per cui i turisti si innamorano di Burano sono le case dai colori vivaci. Passeggiando per le calli e i canali, si resta incantati da queste facciate dipinte di giallo, blu, rosso, verde e molte altre tonalità. Secondo una leggenda locale, i pescatori dipingevano le proprie case con colori accesi per poterle riconoscere anche in mezzo alla nebbia fitta della laguna, così da ritrovare la strada di casa dopo una lunga giornata di lavoro. Ancora, oggi esiste un regolamento comunale che stabilisce quale colore possa avere ciascuna abitazione, mantenendo un'armonia cromatica unica al mondo. Ecco perché, quando decidono di rinnovare la pittura, gli abitanti devono chiedere l'autorizzazione specifica alle autorità competenti. Arte del merletto. Oltre ai colori, Burano è famosa per l'antica tradizione del merletto, nata tra il XV e il XVI secolo. Le merlettaie dell'isola sono diventate celebri in tutta Europa per la loro abilità nel realizzare pizzi finissimi e raffinati, a volte così delicati da sembrare vere e proprie opere d'arte. Per scoprire questa storia, puoi visitare il Museo del Merletto, ospitato nell'ex Scuola dei Merletti, dove potrai ammirare esempi storici di questa lavorazione, fotografie e documenti d'epoca, nonché assistere, in certi orari, al lavoro delle artigiane. È un modo per immergersi in una tradizione che ha segnato l'identità culturale ed economica di Burano. Il campanile pendente e le atmosfere locali. Burano ha anche il suo piccolo campanile pendente, quello della chiesa di San Martino, che sembra sfidare la gravità. L'inclinazione è dovuta ai cedimenti del terreno tipici della laguna, dove la terra è umida e cedevole. Per molti visitatori, osservare questo campanile storto è un'esperienza inaspettata, un po' come trovarsi davanti alla Torre di Pisa in versione lagunare. Ma l'isola non è solo paesaggi da cartolina. Chiacchierando con gli abitanti, potresti sentire il dialetto buranello, simile al veneziano ma con sfumature particolari. Questa lingua locale trasmette la vera anima di Burano, legata alla pesca, alla famiglia e a una vita semplice e comunitaria. Sapori e come raggiungere Burano. Se resti un po' di più sull'isola, non dimenticare di assaggiare i dolci tipici di Burano, in particolare i bussolà e gli esse, biscotti semplici e burrosi a forma di anello o di esse. E per un pasto completo, i ristoranti di pesce sono un must. Qui troverai piatti freschissimi e ricette tradizionali legate al mare. Per raggiungere Burano, basta prendere il vaporetto da Fondamenta 9 a Venezia o da altre fermate strategiche della città. In circa 40-45 minuti di tragitto lungo la laguna, arriverete in questa piccola oasi di tranquillità. Molti turisti abbinano la visita a Murano e Torcello, altre due perle della laguna, per un tour più completo. E così si conclude il nostro viaggio a Burano, l'isola dei colori e del merletto, dove ogni angolo regala scorci pittoreschi e atmosfere magiche. Spero che questa breve visita virtuale vi abbia fatto venir voglia di esplorare di persona questa meraviglia veneziana. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi viaggi. Grazie per aver guardato e alla prossima!